Allora, c'è una disquisizione in corso tra me e Mauro. Noi navighiamo tutto l'anno, principalmente nelle stagioni estive, primaverili e autunnali. E Mauro cosa vuol farmi fare in camper? Il lungomare. Ma io dico, in Sardegna, il mare lo vediamo tutto il periodo di navigazione. E un po' di entroterra, Non possiamo fare più entroterra che mare? No, anche in questo caso vuol stare più sul mare. Vabbè, ora stiamo raggiungendo Capoferrato, un altro capo molto molto carino che spesso raggiungiamo con la barca e ci fermiamo proprio sotto ad ancorare, perché è un capo che è abbastanza prominente, che permette un ancoraggio con venti da sud-ovest ben riparati. Ma che temperatura abbiamo? Oggi ha mollato il vento e si sta benissimo, proprio bello. Ora siamo su Capoferrato. Qui sotto fronte noi dovrebbe esserci Cala Safigo, una caletta bellissima dove ci fermiamo spesso in barca con un'acqua da fare invidia alle Maldive. Come dice sempre Mauretto, ma dove ti porto? Guardate che posto. Capoferrato, Cala Safigo. È la cala dove vengono sempre i fighi. Ecco. Questo periodo è meraviglioso proprio perché non c'è nessuno, tanto che i campeggi sono quasi tutti chiusi. La mia bellezza quasi al bagno. No, allora la temperatura lo permetterebbe di fare il bagno, però adesso non ne ho molta voglia. Ha mollato il vento e si sta proprio bene. Questo è il lato sud di Capoferrato. Dove siamo, Betty? Cala Sinzias. Venite a vedere che acqua e che spiaggia. Che roba, eh? Questo spiaggione arriva fino a Capoferrato, tutta spiaggia, una lunghissima spiaggia bianca. Siamo scesi ancora un po' più a sud. Betty non è voluto scendere dal camper, ma è una visione veloce. Siamo a Calapira. Ma d'estate è difficile arrivare perché mettono delle boe proprio all'ingresso della baietta. Comunque è una baietta molto piccola, graziosa. Sono tornato da una torretta, vecchia torretta lagonese. Il viaggio prosegue verso sud. Ci stiamo dirigendo in zona Villa Simius
e ora una sosta ad un punto panoramico. Siamo in un punto fronte l'isola di Serpentara. Finalmente in vacanza anche Mauretto. Che dice? È un po' che me lo meritavo. Tu dici? Dico. Questa è la strada che scende verso Villa Sibius. Dove siamo, Mauro? A Capo Carbonara, che è il versante est. Ma io volevo farmi quelle montagne lassù. Io? E poi andiamo a finire il sabato sera a fare un po' di movida a Cagliari. Vuoi andare a Cagliari? A Ma Cagliari? conosciamo Cagliari, vuoi andare a Cagliari? E magari gioca il Cagliari e andiamo a vederlo. Orbene, dopo una settimana passata nella costa est della Sardegna, dove vedevamo le Alpe, per modo di dire, perché all'alba noi dormivamo quasi sempre, abbiamo scapolato Villa Simius e siamo a sud-est della Sardegna, che è rivolto verso ovest, e quindi abbiamo i tramonti. Finalmente un tramonto. Carletto. Siamo riusciti a cuocere ben 2 hamburger e un piatto di patatine fritte nel fornello del camper, che è una cuoca perfetta. Guardate un po', girati. Siamo quasi pronti, eccoli qua a tavola. Le patatine devono arrivare tra poco, il tutto bagnato da un ottimo Cannonau di Sardegna. Betty è lì che mi aspetta e partiamo, facciamo un giro nelle montagne oggi, non mare, montagne. Siamo sulla SS 125 Orientale Sarda, che collega la Costa Rei e porta a Cagliari dall'interno. Ora qui siamo in mezzo a queste gole molto belle, scorre un fiume lì sotto, un rio, e qui siamo in mezzo a questo canyon, a queste rocce. Questo è il punto chiamato l'Arco dell'Angelo. Avete sentito il fiume? Il rumore del fiume. Solo il rumore dell'acqua che scorre all'Arco dell'Angelo. Tutti i tuoi desideri sono stati esauditi. Sei in Sardegna. Ecco come viene raccolto il sughero in Sardegna. Praticamente la corteccia viene staccata dall'albero e poco per volta ricrescerà. Questa è la parte della corteccia morbida. Ecco, questo è molto interessante, perché qua si vede la vecchia, l'originale è questa. Qui è stato tolto il sughero un po' di tempo fa, difatti si vede qui che è già ricresciuto, e qua è la parte che è stata tolto recentemente. Stiamo andando al nuraghe Safrainada. Siamo in cima al Monte Cresia, un posto molto bello. In questo momento la giornata non è delle migliori, c'è vento, fa freddo, però andiamo a vedere. Eccolo qua, è anche abbastanza vicino. Queste sono le tracce del passaggio di cinghiali che hanno sbaruffato praticamente tutto il suolo alla ricerca di cibo. Betty sta salendo
Piccola Betty. Al Nuraghe. Il vento è notevole. Un posto molto 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 bello. Niente da dire, veramente un posto bello. Quasi a Burcei, sulle colline poco distanti da Cagliari. Eccola giù Cagliari. Saline, Poetto E Capo Sant'Elia. Andiamo a Burcei. Se la strada prosegue. Se la strada prosegue ed è fattibile, scendiamo da qui, altrimenti per raggiungere Cagliari, altrimenti torniamo indietro. Va bene. Tramonto sul Golfo di Cagliari. Siamo a Cagliari, o meglio, più che a Cagliari, siamo quasi a Quartu Sant'Elena. Comunque siamo sul proseguimento della bellissima spiaggia del Poetto. Adesso ve la faccio vedere. Tutte queste nubi che si preannunciano sullo sfondo, però il tramonto è estremamente valido, sereno se non altro. Questo qua è il Monte Sant'Elia, qua dentro c'è il porto del Poetto, qua dietro c'è tutta la spiaggia del Poetto. Noi siamo posteggiati lì. Eccoci qui. Martedì sembra una giornata abbastanza diluviosa, quindi cercheremo un posto dove poter stare tranquilli con l'energia, magari un campeggio organizzato, per poter passare la giornata tranquillamente. Magari ne approfitteremo per lavorare un po' e per preparare la prossima stagione e magari anche editare qualche video. Buongiorno a tutti, bella giornata stamattina. Ci saranno 13-14 gradi. Sono un po' coperta perché c'è venticello, però si sta bene. La proseguiamo con la visita del sud della Sardegna. Lasciamo Cagliari, non lo andiamo a visitare perché lo conosciamo già abbastanza bene, ci veniamo tutti gli anni in barca. Andiamo oltre e vogliamo fermarci in altri posti lungomare che in realtà già conosciamo, ma solo via mare e meno via terra, tra cui Nora, Santa Margherita di Pula, Chia, Portopino e tutta quella zona interna. Anche vogliamo arrivare a Capo Spartivento, salire al faro che dal mare è visibile ma è molto alto su una rocca e quindi non riusciamo mai a aver modo di visitarlo. Non abbiamo mai un programma fisso perché ci piace viaggiare senza avere una meta, ma fermarci dove ci piace. Qui è lo stadio che doveva essere provvisorio del Cagliari, in realtà È rimasto definitivo. Il vecchio Sant'Elia, che è quello che hanno costruito per i mondiali, guardate un è po'. questo di fianco, È questo di che è fianco, abbandonato che è adesso. abbandonato. Corpus Canalis, dove veniamo quasi sempre quando siamo in barca qua. Cittadina di Cagliari sullo sfondo, sulla collina. I fenicotteri vicinissimi. Guarda quei cotteri lì. Che belli. Ah, che fenicotteri, che belli che sono. Saline sulla destra e mare, strada, e mare sulla sinistra, con Mauretto alla guida. Arrivando alla zona archeologica di Nora, un villaggio romano che è stato edificato in lungomare sotto Pula.
Betty è già alla biglietteria, mi aspetta, io sto arrivando. Ho posteggiato Carletto. Dove vi trovate esattamente in questo momento? Siete dentro un promontorio con due punte. Questa è la punta del Coltellazzo, una torre spagnola del 1600. Avrete già notato che ci sono delle torri lungo la costa sarda, ce n'è un centinaio. Qui è pieno nuovamente di fienicotteri e altri pieni mica tanto, ma ce n'è. Questi cosa sono? No, questi sono più gabbiani, mi sa. Come dice sempre Mauretto a me, ma dove ti porto? Repeat, please. Ma è possibile che non posso fare un video dove lui non faccia qualche stronzata? Va tutto dietro le quinte questo. Ripetila perché è meglio. Li facciamo taglia. Però Guarda le impronte delle capre. però stavo finendo un discorso, ma le impronte delle capre sono più importanti. No, beh, ti dicevo semplicemente. Orbene, dopo una settimana passata nella costa ovest della est, pardon, Rifa. Orbene, Rifa. Dove siamo, Bettina? Siamo dentro Carletto, il camper perfetto. Che stupido. L'hai chiamato tu così, inutile che dici Sì, ma la stupida. faccetta che fai. Dove siamo, Betty? Questo è? L'arco. Mi fai incazzare tu. L'arco Dove siamo, Betty? La paperottola, dove siamo? Dove siamo, Betty? Ancora, la smetti di inquadrarmi? Offesa, è offesa. Ogni tanto le donne si offendono. Capita.